La raffinata rotella da pompa proviene dalla prestigiosa collezione Rothschild ed è stata acquistata dall'industriale palazzolese Luigi Marzoli, che grazie alla donazione della sua collezione ha permesso l'apertura del Museo delle Armi presso il Castello di Brescia. La definizione da pompa proviene dall'espressione ad pompam vel ostentationem, volta a sottolineare la ricchezza e il potere del suo possessore. Abbinata ad armature di lusso e di alto pregio, veniva sfoggiata soltanto in rarissime occasioni cerimoniali destinate alla ristretta elite aristocratica del tempo. Il repertorio iconografico, estremamente ricco e variegato, proviene da una serie di incisioni di artisti manieristi, discepoli di Raffaello e di Giulio Romano. I vari soggetti sono stati poi ricombinati insieme dagli artisti con raffinatezza e buon gusto, in modo da creare un tutt'uno omogeneo. La rotella è firmata e datata. In basso a destra, su una tabella appesa a un ceppo, compare la data 1563. L'anno di produzione è ascrivibile al periodo in cui alcuni centri lombardi come Milano, Lodi e Brescia raggiunsero l'egemonia nella produzione armiera a livello europeo. Per quanto riguarda l'autore, in alto al centro della bordatura una palmetta reca le iniziali BPF, da sciogliere verosimilmente in Bartolomeus Piatti Fecit. Bartolomeo Piatti, morto fra il 1582 e il 1586, è stato uno dei membri più autorevoli di questa importante famiglia di armaioli del capoluogo lombardo. Al centro della rotella è rappresentata la scena del trionfo di Bacco. Il dio, coronato di pampini, viene portato su un carro molto lussuoso trainato da pantere. Attorno a lui si muovono satiri e baccanti, intenti a danzare, a portare cesti d'uva e a suonare strumenti quali il cembalo e la tromba. La scena è ambientata in un paesaggio riccamente descritto. Sullo sfondo compare una città portuale fortificata, affacciata su un braccio di mare solcato da numerose imbarcazioni. In alto sta planando sul corteo una vittoria alata recante nelle mani 2 corone d'alloro. Attorno alla scena centrale una ricca bordatura larga quasi 8 cm presenta 6 composizioni principali con mascheroni satireschi e animali fantastici alternati a fogliame e piccole candelabre vegetali. La rotella è degna di nota anche dal punto di vista tecnico. Per realizzarla infatti sono state impiegate delle decorazioni molto raffinate per l'epoca. Innanzitutto il metallo è stato brunito, quindi ha acquisito questa patina scura e lucente, le figure poi sono state sbalzate e rifinite con il cesello ed infine i dettagli sono stati sottolineati con ageminature in oro e argento. La parte interna della rotella è rivestita in velluto rosso, un tessuto molto prezioso all'epoca, impreziosito da ricami in filo d'oro. Nella fascia esterna compaiono dei racemi frondosi, mentre in corrispondenza del cuscino rettangolare centrale un motivo di rami a esse. La rotella da pompa vale da sola una visita al Museo Luigi Marzoli, in quanto si tratta di un vero e proprio unicum, un rarissimo esempio della produzione armiera di lusso del secondo Cinquecento in area milanese. Vi aspettiamo!